Ciao a tutti, io mi chiamo Giuseppe Chiaramonte e sono un chitarrista. Sono nato e cresciuto in Calabria, ma all'età di 18 anni mi sono trasferito a Milano per proseguire gli studi, dove ho completato gli studi in ingegneria al Politecnico di Milano e dove mi sono perfezionato con la chitarra, con alcuni maestri di Milano. La parola timbro caldo o timbro metallico ovviamente non ha una base scientifica, ma semplicemente empirica, un po' per farsi capire da chi conosce la chitarra. Insomma, timbro caldo sicuramente sarà molto più simile a questo, piuttosto che un timbro tra virgolette metallico. Ovviamente la differenza tra i due timbri è il contenuto armonico dei due suoni dà la differenza udibile dei due timbri. Questo articolo è nato quasi per caso ed è una conseguenza un po' di tutto lo studio pratico fatto sulla tecnica. Mi scrisse il blogger Aguzzi del blog Chitarre Dintorni Nuove Musiche dicendomi: sei un chitarrista, sei un ingegnere, perché non scrivi qualcosa che possa unire, insomma, entrambe le conoscenze, le competenze. Allora mi venne in mente di scrivere questo articolo che un po' è da supporto a tutto lo studio e la divulgazione della tecnica di cui si sta parlando. Per fare questa comparazione tra due diversi timbri bisogna fare delle assunzioni, e questo infatti lo dico all'inizio dell'articolo, e delle precisazioni. Ovviamente si tratta se mettessimo a confronto due suoni, si tratterà di due suoni che hanno all'interno la stessa energia iniziale. Questo è fondamentale, altrimenti un suono ovviamente si potrà estinguere prima nello spazio, indipendentemente dal suo contenuto armonico. Quello che si dimostra ovviamente a parole, perché vuole essere un articolo divulgativo e non strettamente scientifico, quello che si dimostra è che un timbro cosiddetto caldo ha una componente di energia proprio del suono che è più concentrata nelle armoniche vicine alla frequenza fondamentale. Un timbro cosiddetto metallico invece ha questa energia più spalmata più abbondantemente nello spettro delle frequenze. Poiché il suono viaggia nello spazio a determinate distanze, ognuna di queste componenti in frequenza si estingue e le componenti in frequenza che raggiungono una soglia al di sotto della quale non si possono più udire, diciamo che scompaiono nello spazio. Poiché entrambi i suoni si estinguono con la stessa legge, ad una certa distanza le componenti armoniche superiori del timbro cosiddetto metallico saranno andate al di sotto della soglia dell'udibile, per cui una parte della sua energia sarà scomparsa all'ascoltatore. Un timbro invece più caldo, poiché ha questa energia più concentrata verso le armoniche vicine alla fondamentale, queste saranno di conseguenza più forti in termini di volume, in termini di energia, e quindi si estingueranno più in là nello spazio. Ovviamente questo comporta che ascoltando i due timbri a due diverse distanze, il timbro cosiddetto caldo è più uniforme nello spazio, cioè sarà più simile vicino alla sorgente e ad una certa distanza dalla sorgente sonora rispetto a un timbro cosiddetto metallico. Diciamo che questa ricerca tecnica non vorrei che venisse confusa con qualcosa di astruso e assolutamente innaturale, anzi probabilmente è proprio qualcosa che riporta la mano destra ad
ad una meccanica molto naturale, come può essere quella del semplice camminare, di cui tutti abbiamo esperienza. I cardini, diciamo, di questa tecnica sono sostanzialmente tre, ovviamente ricombinati tra loro e con delle eccezioni, delle particolarità e degli arricchimenti. Questa tecnica presenta un tipo di preparazione che noi abbiamo chiamato, dico noi perché ovviamente questo discorso è iniziato circa 15 anni fa con il maestro Angelo Capistrano, che è stato il mio maestro, che ha avuto delle grandi intuizioni nell'ambito della tecnica, soprattutto della mano destra. Come dicevo, abbiamo chiamato una preparazione immediata, quella che molti conoscono e fanno anche in modo inconsapevole o semplicemente in fase di studio. Un altro tipo di preparazione abbiamo chiamato la preparazione mediata, che altro non è che l'applicazione e la soluzione all'applicazione al contrario della preparazione immediata, cioè la preparazione dei suoni con la mano destra dalle corde più acute verso le corde più gravi. Un altro aspetto di novità, se vogliamo, di questa tecnica è quello che ho chiamato tocco super appoggiato, perché si differenzia dal tocco appoggiato classico, perché ad appoggiarsi sulla corda non è il dito che ha suonato, ma il dito successivo, con una serie di vantaggi. Ad esempio, la preparazione immediata porta dei vantaggi in termini di robustezza, sicurezza, anche di velocità. Consiste nel preparare in un unico blocco uno o più blocchi di dita, suonando dalle corde gravi verso le corde acute. La preparazione mediata, o cosiddetta mediata come la chiamiamo noi, rappresenta il completamento il naturale completamento della tecnica del preparato, perché permette di preparare le corde in modo molto naturale, anche dalle corde più acute verso le corde più gravi. Il vantaggio della preparazione immediata si può riassumere nello stesso vantaggio della preparazione immediata. La cosa interessante è che applicando la preparazione in entrambi i versi si raggiunge una grande uniformità, una bella uniformità sonora, sia in termini di controllo del suono, in termini timbrici, in termini di velocità. Il tocco che abbiamo chiamato super appoggiato altro non è che se non una eccezione della tecnica della preparazione mediata, detta anche preparazione discendente, consiste nell'utilizzarla sul dito che esegue la nota di un canto, quindi un tocco particolarmente indicato per quei brani in cui bisogna far emergere la melodia. Rispetto al tocco appoggiato classico ha un grosso vantaggio, che è quello di non sbilanciare la mano, perché il peso scaricato sul dito che suona la melodia viene trasmesso al dito successivo. In questo modo la mano mantiene il suo assetto senza sbilanciarsi, appunto. Uno dei vantaggi principali è ovviamente che la mano non si sbilancia come avviene nel tocco appoggiato classico, ma un altro vantaggio è anche quello di avere un suono molto controllato dal punto di vista timbrico, anche in aree particolarmente delicate della chitarra, dove è difficile avere un suono tra virgolette bello. La tecnica, così come l'abbiamo descritta, più ovviamente arricchita di altri elementi che non si possono sintetizzare in pochissimi secondi, io praticamente la utilizzo dappertutto, quasi dappertutto, ad eccezione dei casi in cui nella partitura
in accordo alla partitura, ovviamente alcuni suoni devono durare, non possono essere fermati o stoppati. Questo di stoppare i suoni, di fermare alcuni suoni è in realtà anche un vantaggio, allora quando non vogliamo un rimpasto di note che dal punto di vista armonico creerebbe dei problemi, quindi in automatico i brani risultano decisamente più puliti. A mio avviso non esiste una unica particolare forma dell'unghia, sicuramente bisogna avere l'unghia arrotondata. In questo modo si riesce a rilasciare la corda con più gentilezza, diciamo, con più morbidezza e quindi ottenere un timbro di conseguenza più caldo, se vogliamo. Ogni chitarrista naturalmente ha un suo timbro prevalente, se vogliamo una tinta prevalente, che dipende dalla forma e dallo spessore delle unghie, dalla chitarra, dal tipo di corde che usa, dall'attacco prevalente che ha sulla chitarra e via dicendo. Questa tecnica non vuole essere un modo per ridurre la chitarra ad un'unica tinta, ad un unico timbro, quindi ridurre la chitarra ad una chitarra, diciamo così, in bianco e nero. Anzi, adottando questi principi della preparazione si crea nell'esecutore una mappa mentale, una mappa del movimento, una mappa motoria, se vogliamo, che permette di ritrovare le corde con la giusta sicurezza e il giusto controllo della forza, del timbro, eccetera, in tutte le posizioni possibili sulla chitarra e con tutte le angolazioni della mano. In questo modo si rispetta appieno quello che è la caratteristica principale del nostro strumento, cioè quello di avere un'infinità di colori e di espressioni. Io ringrazio i visitatori del portale ideamus.net e rimango naturalmente a disposizione sul portale o qui nella sede del corso per parlare di musica, di chitarra, di tecnica o di qualsiasi altra cosa. Ciao a tutti!